Bentornati sul mio canale, mi chiamo Elena e sono appassionata di handmade, soprattutto uncinetto. Prima di vedere quello che andremo a creare oggi vi ricordo l'iscrizione che è completamente gratuita, semplicemente YouTube ci mette in contatto. Quindi voi non vi perdete nessun video e io ho acquistato un fan in più o comunque una persona che possa essere interessata a quest'arte meravigliosa. Bene, vediamo l'occorrente. L'occorrente principale sono le forbici, il metro, l'uncinetto 3 e l'uncinetto 3,5 e li metto da parte perché come filato, oltre al colore principale che nel mio caso è il fioccottone pistacchio, avete bisogno di altri colori. E come li trovate? Semplicemente aprite quell'armadietto, quella busta piena di rimanenze di filati di qualsiasi tipo. Io adesso non li tiro fuori tutti perché ho qua una busta, poi ne ho un'altra, e tirate fuori tutto quello che avete di rimanenze. Vedete, io ho anche pochissimi grammi. L'importante è che vi basti a creare il accessorio principale che fra poco vedremo. Più o meno io ho il fioccottone, ma voi potete utilizzare qualsiasi filato da poter utilizzare con l'uncinetto numero 3, ok? Per quanto riguarda il 3,5 sarà una ripresa perché andremo a fare delle mattonelle. Quindi se avete un altro filato, cotone, viscosa, misto cotone, filo di Scozia, ma quello che avete da poter lavorare col numero 3, lo potete utilizzare benissimo, anche di altri colori e altri aspetti. Quindi adesso io metto via questa roba e vi faccio vedere tramite una grafica scritta quello che andremo a fare, poi vi faccio vedere il capo già fatto perché io mi sono portata avanti ed è quasi finito. Vi do un po' di informazioni. Prima di tutto è una giacca taglia alta, quindi molto corta, non è lunga, però come vedete vi ho fatto dei puntini tratteggiati perché se la volete leggermente più lunga dovete aumentare il numero delle mattonelle. Può diventare anche un mini cardigan o uno spolverino molto lungo, però lì sapete che dovete aumentare il numero delle mattonelle da fare. Io invece l'ho fatta molto minimal, molto sportiva, giovanile ed estiva. Allora, a me mi servono 34, mi sono servite praticamente, anzi devo ancora finire una striscia, 34 mattonelle. Le mattonelle sono create, come notate, da una parte centrale tonda, dove ho usato una variante della rosa irlandese. In realtà ho cambiato anche il numero dei petali e anche il numero di giri, come vedete sono 2 e non 3, come si fa di solito con la rosa irlandese. E dopodiché mi sono fatto un po' di conti e ho ripreso con il filato principale che è il pistacchio e l'ho trasformato il tutto in una mattonella quadrata. Come si lavora questo progetto? Molto facilmente, non dovete utilizzare aghi per cucire le mattonelle. Le mattonelle si vanno a unire ogni volta che se ne finisce una, quindi si fa la prima, si passa alla seconda, nell'ultimo giro che adesso vi farò vedere si fanno direttamente gli attacchi col punto basso, quindi si inizia con la prima che non si può utilizzare, la seconda si fa la cucitura alla prima, poi dalla terza si passa alla seconda e così via, quindi si fa una striscia da 8, poi si lavora per la parte dietro, quindi vi faccio la freccia, questa è la parte dietro. Dopo aver finito la parte dietro si ricomincia ad attaccare tutte le mattonelle per davanti. Per il dietro sono 5 righe di mattonelle, per il davanti sono solo 4 perché non potevo fare metà mattonelle, quindi in realtà ecco perché andremo a riprendere il davanti per arrivare agli stessi centimetri. Io ho circa 48 centimetri, non tirato, però comunque è un lavoro elastico, è un lavoro all'uncinetto. Ogni mattonella per quanto mi riguarda è circa 10 centimetri. Se casomai una mattonella da 10 centimetri non vi basta per la vostra taglia, fate una cosa, o ne aggiungete un'altra, però siete sicuri di averne 10 in più. Se non vi servono, semplicemente qui sui lati andate a fare, quindi dopo aver finito la parte dietro, vedete, andate a fare un po' di righe qui, un po' di righe greni, semplicemente entrate in ogni spazietto, che è la stessa cosa che andremo a fare sul davanti, quindi ve la farò vedere, e andate a fare un po' di righe greni. Il lavoro si chiude su di sé e il lavoro finale è questo. Vedete, dovete lasciare, scusate mi sono dimenticata, 2 mattonelle per il davanti e 2 per il dietro per creare la manica, quindi circa 20 centimetri perché sono 20 e 20.
Quindi per continuare il lavoro dovete fare la cucitura solo sulle due restanti, che sono queste qua. Io l'ho già fatto, mi sono portata avanti, però questo lato lo faremo insieme, quindi non vi preoccupate. Dopo aver fatto la cucitura qui e ho tirato fuori lo scalfo della manica, semplicemente con il motivo a greni ho continuato e ho fatto la prima manica, che è molto lunga, molto comoda. Il lavoro che andremo a fare adesso è quello praticamente di andare a fare queste 3 mattonelle insieme, ok? Ve li farò vedere e dopodiché vi farò vedere la cucitura e come si fa a fare la seconda manica. È normale che i fili che vedete qui nella grafica dovete avere pazienza con l'ago, andare a nasconderli, qui non vi posso aiutare. Andremo a riprendere tutto il lavoro sul davanti perché comunque ci mancano circa 10 centimetri e credo di avervi spiegato tutto. Non ci manca altro che metterci all'opera. Prendete l'uncinetto numero 3 e il filato che più desiderate. Potete utilizzare anche un colore unico per creare questo progetto. Io volevo proprio smaltire tutte le rimanenze che avevo. Allora fate come per andare a fare il nodino classico. Entrate, prendete il filo, restate lì e bloccatelo così con un nodino. Praticamente andremo a lavorare nel cerchio magico. Adesso andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, che sono la prima maglia alta, e ne aggiungiamo un'altra che ci serve per creare lo spazio. Caricate l'uncinetto, andate in mezzo e lavorate praticamente delle maglie alte separate da una catenella. Dobbiamo andare a creare 8 archetti in questa maniera qui. Quindi voi continuate a lavorare con una maglia alta e una catenella finché gli archetti sono ben 8. Andiamo a conteggiarli, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'ottavo viene creato adesso nella chiusura, quindi 1, 2, qui nella terza catenella andiamo a fare una maglia bassissima. Andiamo all'interno di questo archietto con un'altra maglia bassissima e andiamo a lavorare 1, 2, 3 catenelle caricate. Andiamo a fare semplicemente 2 maglie alte. Potete nascondere il filo del lavoro come faccio io, semplicemente lasciarlo e utilizzarlo per andare a chiudere. Adesso nell'ultimo andiamo a fare 1, 2, 3 catenelle, entrate nello stesso spazietto e vi chiudete con una maglia bassissima. Questo è il primo petalo. Vi spostate nel prossimo spazio con un'altra maglia bassissima e andate a fare l'altro petalo. 3 catenelle, 2 maglie alte in questa maniera, 1, 2, 3 catenelle, vi chiudete con una maglia bassissima. Finite tutti i petali, che saranno 8 totali. Andiamo a chiudere la prima riga di petali con 1, 2, 3 catenelle, ci chiudiamo con una maglia bassissima, poi andiamo nella parte dietro, fate un punto catenella e tirate. Adesso dobbiamo andare a fare un altro lavoro. Creiamo gli archetti dietro per i prossimi petali, quindi andiamo a fare 1, 2, 3 catenelle, entrate qui, praticamente andate a prendere il passaggio a maglia bassa tra un petalo e l'altro. Magari sicuramente farete leggermente un po' di difficoltà, però una volta che imparate dove dovete entrare, ok, vedete, lo prendete su e chiudete a punto basso, non più a punto bassissimo, quindi 1, 2 e 3. Voglio farvelo vedere al meglio, però non so come tenere il lavoro. Io comunque lavoro abbastanza stretto perché utilizzo il numero 3, quindi non è neanche comodo. Punto basso e così via. Fate tutto il giro, che saranno ben 8 archetti. Ho creato tutti gli archetti. Adesso, dopo aver chiuso l'ultimo, entro qua nel primo creato, maglia bassissima, e vado a fare 1, 2, 3, 4 catenelle. Caricate 2 volte, andiamo a fare 3 maglie altissime per un totale di 5, quindi tengo l'uncinetto al contrario così vedete meglio. Adesso andate a fare 1, 2, 3, 4 catenelle,
entrate sempre lì, vedete, vi chiudete con una maglia bassissima, vi spostate con un'altra maglia bassissima nel prossimo archetto, 1 2 3 4 catenelle, caricate 2 volte e andate a fare semplicemente il prossimo petalo. Adesso io li finisco tutti, ci ritroviamo quando è finito il fiore. Mettete via il numero 3, iniziate a lavorare con l'uncinetto numero 3,5, perché abbiamo bisogno di un po' più di larghezza, come dire, perché dobbiamo comunque trasformare, abbiamo bisogno un po' più di spazio. Allora entrate qui in un petalo qualunque, prendete il filato pistacchio, fate un punto catenella e poi andate a fare 4 catenelle, 1 2 3 e 4. Metto un attimo a fuoco perché non si vede bene. Dopo aver fatto le 4 catenelle entrate sempre nello stesso petalo, però qui nell'ultimo punto, quindi lavoriamo sia sulla maglia altissima fatta dalle catenelle iniziali sia quella finale, fate un punto basso, vi spostate nel prossimo insomma petalo, sempre qui nell'ultima catenella, prendete il punto, fate un altro punto basso, poi andate a fare 1 2 3 4 catenelle, vi spostate nell'ultima maglia alta, quindi altissima, dove ci sono le catenelle, e fate un punto basso. In pratica è da riprendere tutto il fiore così, quindi un punto basso, 4 catenelle, un punto basso subito dopo un altro punto basso, e le 4 catenelle si ritrovano al di sopra di ogni petalo. È normale che leggermente magari avete un attimo di difficoltà, perché prima abbiamo lavorato col 3, adesso stiamo lavorando col 3,5, quindi 1 2 3 e 4 e così via. Cercate di essere larghe, non tirate le catenelle, quindi lavoratele molto molto morbido. Dopo aver ripreso il fiore ci dobbiamo andare a chiudere qui sul primo punto fatto, che non è un punto basso ma è un punto catenella con una maglia bassissima. E questa diciamo che è la prima riga, in realtà abbiamo ripreso il fiore. Adesso entrate qui in mezzo, andiamo a fare subito l'aumento, l'angolo, quindi facciamo 3 catenelle, fate una maglia alta, poi 1 2 3 catenelle, caricate e facciamo un punto granny completo formato da 3 punti alti, per chi non conosce il punto granny. Scusate, mi sono portata avanti il capietto senza volerlo, dopo non vi preoccupate, lo tiro fuori perché mi serve da nascondere per bene. Qui non ho finito il primo punto granny perché mi vado a chiudere quando finisco la riga. Adesso andiamo a fare 2 catenelle. Come vedete io lavoro molto largo, se avete la tendenza di stringere aumentate l'uncinetto e andate a prendere il 4. Adesso andiamo a fare sopra questo petalo semplicemente un punto granny, poi 1 e 2 catenelle, qui andiamo a fare l'aumento e questa sarà praticamente la seconda riga. L'aumento è formato da un punto granny, 3 catenelle e un altro punto granny. Dobbiamo fare questo lavoro per tutti e 4 i lati, quindi chiudiamo insieme la seconda riga. Semplicemente io entro con l'uncinetto qua sotto la maglia bassissima, così non mi si vede, ecco, l'ho lavorata troppo stretta e lo rifacciamo e andate a fare praticamente la terza maglia alta di questo primo punto granny. Vi chiudete semplicemente con una maglia bassissima qui sulla terza catenella lavorata, camminate con delle maglie bassissime fino qui all'angolo, e questo è il secondo giro. Adesso
faccio anche il terzo giro, che per quanto mi riguarda è finito, perché io sviluppo i centimetri necessari per andare a creare il mio capo. Però se dovete fermarvi solo qui alla prima riga, perché non lo so, preferite fare 6 righe di mattonelle invece di 5, allora succede che in questa riga dovevate già incollarvi con la prossima mattonella. È normale che questa non deve essere la prima. Vi farò vedere subito di cosa si tratta e così capirete. Però dovete decidere voi quanti centimetri ne avete necessità. Se no, fate come ho detto, riprendete sui margini i punti che vi mancano. Adesso dobbiamo andare subito a fare un lavoro. Facciamo finta che questa non è la prima mattonella, ma ne abbiamo già un'altra pronta. Ho un'altra mattonella pronta, adesso vi faccio vedere proprio l'inizio, come si fa a fare proprio le prime mattonelle, poi vi farò vedere come si fa a lavorare con il pezzo originale. Prima di tutto, nel secondo giro ci alziamo con 3 catenelle, caricate, andate a fare una maglia alta normale, andate a fare una catenella, vi ricordate che l'aumento è formato da 3 catenelle, fate la prima, poi prendete la mattonella, la girate con la parte brutta, tra virgolette, e andate a entrare in un angolo, uno dei 4. Poi prendete il filo, entrate così, prendete il filo e fate un punto basso, poi fate un'altra catenella ed ecco che sono 3, 1, 2, 3. Caricate l'uncinetto, andate a fare il punto greni. Normalmente sono rimasta senza filo, chiedo scusa. Allora andiamo a fare il punto greni. Adesso dobbiamo fare le 2 catenelle, vi ricordate, per spostarci nel prossimo spazio. Ok, andiamo a fare una e la prossima la prendiamo sull'altra mattonella, quindi entrate proprio nello spazio, fate un punto basso normale, continuate qui a lavorare semplicemente il punto greni. Una catenella, la seconda la prendiamo sull'altra, che in realtà si trasforma in un punto basso, poi vi farò vedere il risultato finale. Poi andiamo a fare il punto greni, una catenella, poi punto basso, e semplicemente adesso finiamo con l'aumento, facciamo il greni, una catenella nell'angolo, entriamo, facciamo un punto basso, il terzo punto sarebbe la terza catenella, e andiamo a finire praticamente la riga con un altro greni. Qui normalmente si fa a finire la riga, cioè si lavora a 2 catenelle greni, 2 catenelle greni e si chiude. Prossima mattonella, che sarà qui o qui, decidete voi, si fa così, sempre si attacca a questo lato e con gli altri 3 si lavora normalmente. Io adesso questo lavoro, il risultato è questo, vedete? E questo è il risultato. Io adesso disfo questo lavoro, perché io, come avete visto, il pezzo originale l'ho già fatta questa parte, e andiamo a finire il lavoro sul davanti. Praticamente mi ritrovo sul quarto davanti, che mi mancano queste 3 mattonelle, perché questa è la strisciolina più vicina, quella più sotto i bracci, mi manca quella davanti. Adesso io sono già pronta per l'angolo, quindi non mi resta che fare la catenella. Prendo la mattonella qui, entro nell'angolo, faccio il punto basso, la catenella e rientro semplicemente facendo il lavoro di prima. Una catenella, entro nello spazio, punto basso e continuo con il punto greni. Adesso questa la finisco, che ormai avete visto, perché in realtà io devo fare qui solo questa parte qua, questa cucitura qui, tutto attorno diventa normalmente il lavoro di prima. Andiamo a fare
metà dell'aumento, quindi facciamo il punto granny, il primo, poi una catenella. Qui vedete che ci sono già unite queste tre, entrate, vedete, entrate proprio qui in mezzo, punto basso, catenella, rientrate nell'angolo, andiamo a fare il punto granny. Adesso vi faccio vedere anche il risultato finale. Quindi mi ritrovo adesso di dover fare questo lato qua, questo lato qui praticamente, poi mi manca questo e questo qui, ed è facilissimo. Il risultato finale risulta tipo a crocce, che adesso ve lo faccio vedere magari qua in mezzo dove ci sono 4 mattonelle. Guardate, il risultato finale è questo così, fantastico. Bene, adesso io devo finire questa mattonella, l'altra rossa che devo cucirla. Adesso ci occupiamo della cucitura. La cucitura si basa solo su 2 mattonelle sul davanti e 2 dietro. Le altre 2 le lascio per la seconda manica. È normale che se la vostra giacca rispetto alla mia, che è cortissima, molto giovanile, ha altre 2 o 4 mattonelle, insomma, da dover cucire, andate a fare la cucitura intera. Per quanto mi riguarda, questi centimetri sono più che giusti per la manica, però se volete leggermente farla più piccolina, potete limitarvi a una mattonella e mezza, però secondo me 20 sul davanti, 20 sulla parte dietro è l'ideale, perché così il capo non ci sta molto appiccicato addosso. Fate un punto catenella, dimenticavo, è una cucitura da fare sulla parte dietro, quindi mettete il capo a rovescio, semplicemente entrate nell'angolo e nell'altro angolo, prendete il filo e andate a fare un punto catenella. Per arrivare nel prossimo punto andiamo a fare delle catenelle, sono 1 2 3 4 e 5. Meglio che sia larga che stretta questa catenella, quindi entrate e fate un punto basso, 1 2 3 4 e 5, entrate e fate un punto basso, poi 1 2 3 4 e 5, entrate e un punto basso. Il risultato finale è molto simile, vedete che c'è lo spazietto, è molto simile alle mattonelle che abbiamo attaccato di solito. Finisco di fare questa cucitura fin qui. Io non andrò a tagliare il filo perché già insieme inseriremo la manica. Ho finito di fare questa cucitura, adesso dovete sostituire il 3,5 con il numero 3 e iniziamo subito a lavorare. Praticamente entrate qui con un punto bassissimo, quindi nello spazietto qua dell'angolo, vedete questo è lo spazietto della manica. Andiamo subito a fare 1 2 e 3 catenelle, entrate di nuovo e lavorate una maglia alta, poi 2 catenelle, caricate, andate nel prossimo spazio e andate a lavorare semplicemente un granny, poi 2 catenelle, vi spostate nel prossimo spazio e andate a fare un punto granny. Avete già tutto predisposto perché voi semplicemente andate a riprendere i punti delle mattonelle già esistenti, quindi praticamente non avete necessità a fare dei conti, a guardare meglio. Io utilizzo il numero 3 perché in automatico il lavoro viene leggermente più stretto e non dovete fare diminuzioni fino alla fine. Qui c'è l'unione di 2 mattonelle, andate a fare così, un punto alto in una, il secondo lo andate a fare in mezzo alla cucitura e il terzo lo andate a fare nell'angolo dell'altra, 2 catenelle e vi spostate semplicemente nel prossimo spazio. Vi faccio vedere la manica già fatta, guardatela, semplicemente andate
a lavorare, eccomi qua, semplicemente andate a lavorare in tondo per tutte le righe necessarie. Qui dovete decidere voi se le volete corte, 3/4 o come me lunghe. Io le ho fatte lunghe. Poi in base ai vostri gusti lavorate tutte le righe necessarie. Adesso vado a finire quella manica, quindi la seconda. Ci ritroviamo dove andiamo a riprendere sul davanti e sulla parte inferiore. Questa è la seconda manica, vi dico quello che ho fatto così riuscite a gestirvi. Ho lavorato per 20 righe così come vi ho fatto vedere, quindi con l'uncinetto 3, punto greni, 2 catenelle, punto greni, 2 catenelle. A un certo punto, vedete qui, ho diminuito le catenelle, cioè ho fatto un punto greni, una catenella, un punto greni, una catenella. Questo io l'ho fatto dopo 20 righe. Poi ho lavorato tutta la manica, che sono ben 51 righe, l'ho provata e per me va bene come altezza. Adesso andiamo a fare il polsino insieme, che praticamente lo lavoriamo semplicemente restringendolo un attimo e dopo la prima riga andremo a lavorare col punto basso in costa. Finisco di lavorare, cioè ho chiuso praticamente la riga, vado in questo punto, faccio una maglia bassissima, poi un punto catenella, rientro e faccio semplicemente un punto basso. Salto un punto, quindi vado a fare un punto basso nel prossimo. Salto un punto, vado nel prossimo. Salto un punto, vado nel prossimo. Praticamente andiamo a lavorare solo gli esterni dei punto greni. Mi raccomando, poi alla fine di questa riga, se vi risulta troppo larga o troppo stretta, sta a voi decidere se fare delle diminuzioni o semplicemente disfare la riga e andare a fare qualche punto in più. Io ho fatto così. Il risultato finale ve lo faccio vedere sull'altra manica, è questa. Passa benissimo la mano, guardate. Quindi dopo la prima riga, che è il punto basso normale, semplicemente poi sono andata a lavorare in costa dietro, semplicemente con i punti. Ci occupiamo adesso dei quarti anteriori, soprattutto ci occupiamo di questa parte qui, dove dobbiamo andare a fare quasi metà, in realtà sono 3/4 di una mattonella, che è questa qua. Seguitemi. Allora, questa è il pannello dietro, no? Questo qui. Voi dovete lasciare sul dietro sempre quei famosi 20 cm, 22. Quindi se questa è la metà, io devo lasciare libero questa mattonella più metà di ciascuna a fianco, quindi metà di questa e metà di questa. A questo punto mi serve una mattonella che mi va a collegare un po' sulle spalle, che è questa, e mi collega anche sul davanti, quindi ho dovuto fare un lato che aumenta, il secondo lato aumenta e questo in realtà va dritto a metà, vedete che taglia. Di conseguenza ho coperto il lato sul davanti, sul quarto davanti, che è tutto intero, quello sulla spalla che è tutto intero e quello che rimane sopra proprio la spalla a fianco al collo solo metà. Questa cosa dobbiamo andare a farla anche su questo lato, che adesso semplicemente prendete ago e filo, vi faccio vedere come si fa, perché questa mattonella non è sul mio canale, quindi dovete vedere come si fa a crearla. Se avete veramente tanta difficoltà, semplicemente andate a fare, entrate qui e lavorate un po' di righe col punto greni, però è facilissimo, quindi seguitemi. Prendete l'uncinetto 3,5 e andiamo a fare quella mattonella un po' diversa dal solito, secondo me è 3/4 dalla vista. Centrate proprio nel cerchio magico e andate a fare un nodino che è anche un punto e andiamo a fare praticamente 3 catenelle. Lavorate larghe, perché comunque ci serve una mattonella abbastanza larga come punto, perché utilizziamo il contorno, quindi non dovete utilizzare l'uncinetto 3. Andate a fare altre 2 maglie alte, poi aumento con 1, 2, 3 catenelle, rientrate e fate un punto greni. Adesso andiamo a fare 3 catenelle, fate anche l'ultimo punto greni sempre qui all'interno. Dovete tener conto che su un lato andiamo dritti e su un altro aumentiamo come se facessimo una mattonella. Adesso stringete questo cappietto, dovete nasconderlo come al solito
alla fine del lavoro. Girate il lavoro, entrate qui nell'ultima maglia alta lavorata, andate a fare un punto basso, 2 catenelle che è la maglia alta, poi abbiamo bisogno di altre 2 che sono le catenelle di separazione. Prendete il filo, entrate qui nell'aumento e andate a fare direttamente l'aumento formato da un punto greni e 3 catenelle. Scusate, come al solito guardo dal video e mi sfugge il filo, è perché a volte non mi va la messa a fuoco e praticamente io lavoro e poi la ripresa non si vede. Fate 2 catene di separazione e andate a fare l'altro aumento. Facciamo 3 righe di questo lavoro, dopodiché nella quarta andiamo ad attaccarci al lavoro finale, quindi aumento è da fare con 3 catenelle, finiamo l'altro punto greni. Poi 2 catenelle e adesso invece di fare solo una maglia alta andiamo proprio a fare un punto greni, perché qui dobbiamo aumentare, perché su un lato, come avete visto sul quarto davanti, noi abbiamo la mattonella piena. L'unica mattonella che ci serve da lavorare a metà è solo quella che sta praticamente nella parte dietro della schiena. Adesso girate il lavoro, qui continuiamo ad aumentare, quindi subito qua nella maglia alta appena fatta andate a fare un punto basso e 2 catenelle come maglia alta e ne aggiungete altre 2, quindi un totale per un punto greni. Aumento, scusate, facciamo le 2 catenelle per questo aumento qua sotto e andiamo a lavorare un punto greni normale. Finisco questa riga e poi andiamo a fare la cucitura finale sulla giacca. Andiamo a finire la riga insieme, quindi qui dove ci sono le 2 catenelle andiamo a fare il punto greni, faccio così 2 maglie alte, la terza conto e mi infilo proprio qua sulla terza catenella, perché così il lavoro sta dritto. Se lavoro solo qua poi si crea quella curva che non mi piace. Adesso dobbiamo ad attaccarlo sul lavoro. Come si fa? Semplicemente dovremo girare il lavoro, quindi entriamo e facciamo 1, 2 e 3 catenelle. Girate anche la giacca, diciamo che la parte più difficile, la mattonella più difficile da attaccare, però dovete avere un attimo di pazienza. Quindi lasciamo l'angolo, un spazietto, entriamo qua e andiamo a fare un punto basso e una catenella. Continuiamo a lavorare sulla mattonella 3/4, quindi andiamo a fare il punto greni, 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella, torniamo qui, entriamo semplicemente a fare un punto basso, poi ci spostiamo direttamente qua a fare l'aumento, che è formato sempre da 2 punti greni e 3 catenelle, quindi questo è il primo, una catenella, la terza non la facciamo perché la facciamo qui, vedete dove si incontrano tutte le mattonelle, quindi entrate semplicemente col punto basso, una catenella. Adesso dobbiamo andare a fare la cucitura giù, continuando sempre sulla mattonella 3/4. Catenella, vi spostate semplicemente come vi ho fatto vedere. Finisco questo, ci ritroviamo anche per dare un po' di spessore sul davanti, perché sulla parte dietro vi ricordo che ho 50 cm più o meno, quindi sul davanti in realtà ne ho 40 perché ho solo 4 righe. Quei centimetri che ci mancano, oppure se avete un seno abbondante e ne avete bisogno ancora di più, bisogna metterli adesso, in questa fase, dopo aver fatto tutto questo lavoro. Vi faccio vedere anche questa parte perché magari è quella più difficile per voi. Vedete che a un certo punto vi troverete con un solo punto greni e lo spazietto dell'angolo. Adesso voi direte, adesso dove vado? Semplicemente andate qui nella terza catenella, nella terza maglia, fate una maglia alta, fate la seconda, è un po' stretto, state attente, e la terza, e entrate nell'angolo proprio con un punto basso. E questo è il risultato finale. Praticamente abbiamo fatto da una parte solo il necessario per chiudere metà mattonella. Su un lato abbiamo fatto tutto un lato
e sull'altro tutto un lato. Quindi guardate, 1, 2, 3, 4 sono i pezzi di puntogreni, 1, 2, 3 e 4. È facilissimo, dovete solo stare un attimo attente. È normale per chi non ha utilizzato queste righe di puntogreni ma ne ha usate 3, farà questa cucitura non in questo giro come me, ma in quello successivo. Lì bisogna che contate voi un attimo i punti. Dopo aver cucito questa mattonella, che diciamo è quella tra virgolette più complicata, dovete andare a lavorare dal di qui in giù solo sul quarto davanti. Per quanto mi riguarda sono solo queste 3 mattonelle. Se voi ne avete aggiunte di mattonelle 4, 5, 6, fate per quello che avete aggiunto. Adesso io mi alzo qui con 1, 2 e 3 catenelle, rientro qua nello spazietto e vado a fare altre 2 catenelle, scusate, altre 2 maglie alte per fare un puntogreni, perché io non è che vado a riprendere una maglia alta o qualcosa di diverso, semplicemente rispetto ai punti di base che è il puntogreni. Quindi 2 catenelle di separazione e vado a lavorare nello spazietto un puntogreni, 2 catenelle, puntogreni. Semplicemente andiamo a lavorare di andata e di ritorno e non si lavora in tondo come per le mattonelle. Caricate, puntogreni. Vi voglio far vedere come faccio a fare qui nell'unione delle mattonelle a sviluppare la riga dritta. 2 catenelle e arriviamo qua. Se facessimo uno qui e uno qui sarebbe un aumento esagerato, quindi si fa così: una maglia alta su un angolo, la seconda la facciamo in mezzo proprio dove c'è la cucitura, potete fare così o entrare nel lavoro, la terza la facciamo nell'altra mattonella, 2 catenelle e proseguite il lavoro. Di righe di andata e di ritorno ne fate abbastanza perché quando chiudete la giacca vi copra bene, nel senso che non rimanga tirato sul davanti, quindi sta a voi rispetto alla vostra taglia del seno. In questo punto decidere quante sono. Io andrò a farne un po', poi vi dirò quante sono. Vedete che la riga non tira così, ma non è neanche troppo larga, cioè non fa la pancia, la parentesi. Andate a lavorare fino in fondo, vi alzate e tornate indietro. Fate tutti i centimetri necessari perché la giacca vi si chiuda bene su davanti. Questi sono i miei quarti davanti, ho fatto 4 righe da una parte e 4 dall'altra, quindi molto di più rispetto alla parte dietro. Il girocollo sopra lo andiamo a riprendere dopo, adesso ci occupiamo della parte in basso, semplicemente molto larga, quindi la riprendiamo sempre con un paio di righe di puntogreni. Prendiamo il filo, semplicemente entriamo qui nell'angolo dove c'era la maglia alta e le 2 catenelle, quindi abbiamo già subito da lavorare il puntogreni. Scusate, sposto le forbici che fanno rumore e non riuscite a sentirmi. Quindi 1, 2 e 3 catenelle. Adesso entrate semplicemente e lavorate le altre 2 maglie del puntogreni. 1 e 2 catenelle, caricate, andate proprio nella prossima riga, vedete che c'è lo spazietto. In realtà è molto già performato, quindi non avete difficoltà a capire dove entrare. 2 catenelle, caricate, qui c'è l'angolo dell'aumento e entriamo. Quando voi riprendete questa parte, se nell'indossare la giacca vi rendete conto che è ancora corta perché magari avete messo un'altra mattonella o altre 2, oppure semplicemente preferite caricare nella parte alta la giacca, dopodiché non so, proseguire fino tipo alle ginocchia, fare un bel spolverino estivo molto bello, da qui in là voi vi limitate a lavorare con righe di andata e di ritorno col puntogreni per tutta la lunghezza che desiderate. Io adesso lo riprendo solo perché ho bisogno di dargli un po' la forma giusta. Io ho detto 2 righe, però potete farle anche di più. Potete anche semplicemente diminuire un po', quindi creare una fascia tutto attorno alla vita dove la giacca vi viene leggermente più stretta. Io continuo questa riga, faccio quello che mi sono proposta, dopo vedete il risultato finale semplicemente quando la vado a indossare. Ci ritroviamo semplicemente a riprendere il girocollo. Qui vi faccio vedere un'altra cosa: quando arrivate che si incontrano le 2 mattonelle, semplicemente dovete fare una cosa: lavorate una maglia alta in un angolo, una maglia alta
nella cucitura e una maglia alta nell'altro angolo, ok? Che l'abbiamo già visto quando vi ho fatto vedere come si faceva a riprendere. Vi faccio vedere quello che ho fatto per il bordo inferiore. Ho fatto praticamente 2 righe, lo notate qua perché 1 e 2, e poi ho ripreso con un giro di punto basso. Ho lavorato un punto basso al posto delle 2 catenelle e per quanto riguarda i punti greni li ho rispettati uguali. Non tira, è perfetto, stai molto bene con la giacca, e io mi sono fermata qui perché vi ho detto che voglio una giacca molto corta, molto bassa, non molto lunga, ok? Adesso dobbiamo andare a riprendere il giro collo. Qua bisogna che, se non avete fatto il lavoro uguale identico al mio, cercate di non allargare, ok, mi raccomando, ma neanche di stringere troppo tutto in uno. Sta a voi decidere quanto lo volete o meno chiuso il giro collo. Adesso vi faccio vedere quello che mi serve a me, voi dopo adeguate il lavoro al vostro lavoro di base. Prendete il filato, fate il nodino e entrate qui nell'angolo. Prendiamo l'asola già creata e andiamo semplicemente a fare un punto basso e altre 2 catenelle. Questa volta vi avviso già che avete un sacco di cappietti da nascondere, quindi immagino che l'avete già capito, però è giusto che lo sapete. Andiamo a fare un punto greni. Come vedete io ho cambiato uncinetto, uso il numero 3, già in partenza mi dà un po' di centimetri meno. Vado nell'altra riga normalmente come abbiamo fatto anche per la base, 1 e 2 catenelle. Se pensate che le 2 catenelle siano troppe, usate una sola, ok? Quindi è per questo che vi dico di adeguarlo. Qui dovete andare ad occhio, ok? Quindi vi ricordate quando vi ho fatto vedere, qua sarebbe troppo andare a lavorare, qui è troppo poco, quindi andiamo qua in mezzo. Dovete rispettare molto il lavoro di base. 1 e 2 catenelle, qui è troppo vicino, andiamo dopo 2 righe. Alla fine dall'altro lato vi mettete il lavoro già fatto sul piano di lavoro e capite di dover fare 1 o 2 punti greni per quanto riguarda. Qua io lo salto, vado proprio alla base. Mi raccomando, questo è come vedete il cerchio magico dove abbiamo lavorato all'inizio la 3/4 della mattonella, quindi mi raccomando dopo quando lo nascondete fissatelo per bene, se no si rischia che si apra tutto il lavoro. 2 catenelle, a questo punto rispetto il lavoro, quindi salto questa, vado qui alla base, caricate, uno e 2, salto, vado qua. Una cosa molto importante, dopo questa riga voi dovete indossarla la giacca e capire se dovete ancora fare delle diminuzioni oppure no, perché il prossimo giro che andremo a fare, che è quello definitivo col punto basso, inizia da giù, quindi inizia da qui dall'angolo e andrà a fare tutto, ma veramente tutto il giro, e andiamo a finire dall'altra parte nell'altro angolo. La parte tra virgolette più complicata qui è facile perché avete già tutto predisposto, avete utilizzato il 3,5, noi andiamo a utilizzare il 3, quindi per forza sarà leggermente più stretto rispetto a prima. Eccoci arrivati alla parte dove vi faccio vedere indossato il mio progetto. È molto carina questa giacca, è veramente carina, è molto estiva e molto colorata. Sapete che non l'ho fatto apposta, ma il verde quest'anno ce n'è di più del solito, sinceramente, però ci sta benissimo questo bel colore pistacchio. I fiori ci sono infinità di filati, c'ho il cotone ecologico, il cotone dell'anno scorso, coilo biologico, che era fantastico, purtroppo è finito, e poi c'ho positano, insomma tutto quello che ho in casa che si poteva utilizzare con l'uncinetto numero 3. Sicuramente non li ho finiti, però voi non vi preoccupate, qualche progetto dove utilizzeremo delle rimanenze ci sarà sempre. Questo è stato veramente divertente perché
vi divertite a creare i fiori e poi mano a mano cercate di metterli insieme. Guardate, io ho cercato di utilizzare una sola volta il colore, però come ho detto prima potete utilizzare due colori unici, quindi un colore che vi va a riprendere la mattonella e anche la rosa, e per quanto riguarda le rose non lo so, la volete fare tutto fucsia, tutto rosso, tutto giallo eccetera. Questo progetto è molto versatile perché come ho detto potete continuare fin giù, potete crearlo lungo come spolverino eccetera, oppure semplicemente fate il lavoro che avete fatto sulla schiena, lo unite, ok? E potete creare anche una maglia, ma potete anche togliere le maniche perché adesso arriva il caldo, quindi comunque parliamo di un cotone numero 3, non dico che è pesantissimo, però si sente, quindi è una giacchina ideale magari per le serate, sicuramente non di andare a passeggiare a mezzogiorno, ecco. È molto floreal, infatti il nome gli si addice perfettamente. Voglio solo sapere cosa ne pensate voi, se è troppo carico. Inizialmente, sarò sincera, quando ho iniziato il progetto perché avevo questi prodotti in casa, volevo fare i fiori anche sulle maniche, però mi sono detta è esagerata, magari troppo carica. Ecco il perché alla fine sono rimasta senza il filato, però cosa ho fatto io? Mi sono fatto un ordine e è arrivato in tempo per vederlo finito con lo stesso colore. Ragazzi, io vi mando un grosso abbraccio, me lo godo un po' questo progetto e aspetto i vostri commenti, voglio proprio sapere cosa ne pensate. Un bacio e ci vediamo al prossimo video progetto.